Parliamo di alimentazione per la corsa dal punto di vista di che cosa? Sia dell'energia, quindi ci ricolleghiamo alla puntata sulla benzina per la corsa, ma andiamo nel dettaglio pratico di integratori, ma anche alimentazione che possiamo utilizzare per chi non vuole utilizzare l'integrazione. E poi però andiamo anche sul punto di vista della prevenzione degli infortuni. Benissimo. Cioè, come facciamo a mangiare per non farci male o aiutarci a non farci male, no? Aiutarci, esatto. No, Facciamo il possibile sempre. No, perché ad esempio l'altro giorno ho pubblicato un video poche settimane fa con Elena Casiraghi che raccontava delle ultime ricerche su omega 3, di come siano utili per la prevenzione degli infortuni. Magari ne parliamo anche noi. Giustamente un runner ha commentato sotto: ma io li prendo da 10 anni però continuo a farmi male i piedi. Gli ho risposto che purtroppo non esistono, caro amico runner, te lo dico anche adesso a voce e poi correggimi se sbaglio, alimenti che ci rendono invincibili. No, assolutamente. Possono aiutare. Gli ho detto: pensa però, magari non prendendoli, cosa poteva succederti. Assolutamente, esatto. Poi pensiamo sempre che quando gli infortuni si reiterano, magari noi possiamo anche essere molto bravi dal punto di vista alimentare e di integrazione, però magari c'è qualcos'altro da guardare. Assolutamente. Nella dinamica di corsa, nel come corro, nel quello che faccio poi attorno alla mia vita, nel come dormo, nello stress. Ne abbiamo parlato anche nella puntata sul recupero. E il non recupero è sempre uno dei principali fattori che ci portano poi a infortunarci. Assolutamente. Però oggi parliamo di alimentazione. Mi sono reso conto che abbiamo, non so se avete visto, abbiamo cambiato postazione, cioè abbiamo cambiato lato della stanza. Esatto. Però ho messo la lavagna di qua e io, essendo destro, non riuscirò a scrivere col sinistro così. Vabbè, dovrei alzarti, esatto. Farò così. Allora, parliamo di alimentazione. Vai. Partiamo dagli integratori e l'alimentazione che c'è più utile, diciamo, in gara, quindi per darci energia. Esatto. Sappiamo che i gel sono importanti per riuscire a mantenere un equilibrio energetico durante la gara, giusto? Esatto. Velocemente spieghiamo i gel o le barrette o altri cibi, esatto. Spieghiamo due cose, se ci riesci in un minuto. Primo, perché si utilizzano i gel e non mangio normalmente, oppure magari qualcuno mangia perché ha detto le barrette. E secondo, come faccio a scegliere un buon gel? Perfetto. Perché non sono tutti uguali. Assolutamente no. Allora, innanzitutto partiamo dalla prima domanda che mi hai fatto. Perché mangio gel durante la corsa? Allora, quando corro io ho un corpo che si muove in maniera, diciamo, ondulatoria, nel senso che fondamentalmente abbiamo un'oscillazione, correggimi se sbaglio, verticale, giusto? Che è il movimento che il nostro corpo fa dall'alto verso il basso. Questa oscillazione fondamentalmente la fa anche il nostro stomaco, che quindi è in una condizione di movimento che non è favorevole alla digestione. E questo è un primo motivo per cui mangiare qualcosa di solido che deve essere digerito rispetto a mangiare qualcosa di liquido che invece è già predigerito può essere appunto svantaggioso. Questo è un primo motivo per cui appunto il gel ci può aiutare rispetto alla barretta o rispetto al cibo in generale. Il secondo motivo è invece di carattere, diciamo, temporale. Appunto, visto che il gel è semiliquido o liquido, perché ci sono anche dei gel appunto liquidi, fondamentalmente riuscirà ad essere assorbito dal nostro intestino in tempi molto rapidi, semplicemente per una questione meccanica, cioè non deve essere prima digerito, e quindi il gel arriva al nostro intestino in tempi, diciamo, di 10-15 minuti, anche meno forse, viene assorbito, entra in circolo, quindi arriva dal sangue e da lì può fare il suo lavoro. Se invece mangiamo un cibo solido, una barretta ma anche altro, fondamentalmente prima ci deve essere il processo digestivo, quindi il mio cibo arriva allo stomaco e poi all'intestino, deve essere digerito e solo dopo dovrà essere assorbito. Quindi c'è un passaggio in più fondamentalmente, no? Questo passaggio in più richiede tempo. Quando siamo in gara è logico che vogliamo energia il più velocemente possibile, sia perché vogliamo energia appunto, sia perché non vogliamo affaticare lo stomaco e l'intestino che stanno intanto traballando. Terzo motivo
è anche questo. Quando stiamo correndo, il nostro corpo manda tutta una serie di energie al nostro muscolo e non le manda al nostro intestino, ok? Noi viviamo su due binari paralleli, cioè il binario dell'attivazione, chiamiamolo così, poi adesso ci sono termini anche molto tecnici, ma non sto a utilizzarli, che è quello che attiviamo quando ci muoviamo, quando abbiamo uno stress fisico, quindi quando corriamo, e il binario parallelo, che quindi non si incontrerà mai, che è il binario del riposo, e nel binario del riposo c'è anche la digestione. Quindi sono due mondi contrapposti. Se stiamo muovendoci, il nostro corpo farà fatica a digerire, assorbire, a far utilizzare queste funzioni qua. Al contrario, se sono in una forte fase digestiva dopo un super pranzo, faccio fatica a correre. Assolutamente sì, al contrario appunto, funziona questa cosa anche al contrario, esatto. Poi è logico che se facciamo gare molto lunghe dobbiamo un po' abituarci a vivere con queste sensazioni qua. Stiamo okay? parlando di gare, diciamo, fino alla maratona. Esatto. Perché sugli ultra, soprattutto gli ultra trail ad esempio, si mangia. Si mangia, certo. Si mangia. Assolutamente. Chiaro che non si mangia un piatto di cappelletti. Non si mangia un piatto di cappelletti. Secondo me qualcuno l'avrà fatto. Sì, certo, esatto, assolutamente. Esatto. Dopo chiaro che ci sono anche magari gare in cui c'è una tempistica di riposo nel mezzo, cioè magari faccio un ultra trail, mi posso permettere anche di farmi 2 minuti fermo al ristoro o di camminare un pezzo. L'altra domanda era: come scelgo un buon gel? Ok, come scelgo un buon gel, esatto. Quindi abbiamo appurato che il gel sicuramente è meglio per diversi motivi rispetto alle barrette o al cibo, anche se poi torniamo su questo discorso, perché magari per chi non vuole usare il gel o per chi non riesce a usare il gel per motivi digestivi, riusciamo anche a fare... Ricordo che nel canale trovate un video che abbiamo girato io e Nicola su come fare quando ho problemi intestinali Esatto. e di nausea in gara, Esatto. in generale, ma anche collegati proprio ai gel. Esatto. E quindi questo intanto è la prima cosa. Come scegliere un buon gel? Allora, intanto dobbiamo capire quali sono gli ingredienti dei gel. Riassumendo, sono zuccheri, ok? I gel hanno zuccheri, punto. Poi ci sono dei gel addizionati con aminoacidi o altre cose, però l'ingrediente principale del gel deve essere appunto un qualche tipo di zucchero. Noi possiamo andare a scegliere i gel in base alle tipologie di zuccheri che compongono questo gel. Allora, fondamentalmente il gel più semplice che noi potremmo fare o trovare sul mercato è quello in cui c'è zucchero, che quindi è glucosio più fruttosio, sciolto in acqua. Quello è il gel più semplice possibile, cioè che potremmo farcelo anche in casa, no? Fondamentalmente. Questi due zuccheri sono gli zuccheri più presenti in natura, fondamentalmente. Il glucosio è lo zucchero che metabolicamente è più vantaggioso da utilizzare, perché è quello che, diciamo, ha una tempistica di digestione più veloce, ma anche quello che noi riusciamo a digerire più, diciamo, in fretta senza, diciamo, ulteriori problemi, perché non ci sono limiti per l'assorbimento del glucosio, cioè il glucosio arriva nel nostro intestino e tutto il glucosio che arriva viene assorbito fondamentalmente dal sangue e utilizzato. Il fruttosio, sebbene abbia un indice glicemico più basso, quindi magari, non so, nella giornata al di là della corsa può essere uno zucchero più vantaggioso, ha un limite di assorbimento. Cosa vuol dire? Che i trasportatori, adesso dimmi se sono troppo tecnico, però cerco di farla semplice, esatto. I trasportatori che nell'intestino devono prendere il fruttosio e portarlo nel sangue sono pochi, semplicemente sono limitati. Fondamentalmente questo vuol dire che a un certo punto finiscono, e se i trasportatori per il fruttosio finiscono, cosa succede? Non lo so. Il fruttosio rimane nell'intestino, cioè non viene assorbito nel sangue. Fondamentalmente, se il fruttosio rimane nell'intestino, è uno zucchero in un ambiente in cui ci sono tanti, diciamo, fermenti lattici, fondamentalmente ci sono tanti microrganismi, fermenta, e richiama quindi aria e anche potenzialmente acqua, quindi quello potrebbe essere un problema, esatto. Fondamentalmente la ricerca scientifica si è evoluta tantissimo attorno a questi zuccheri, no? E quindi si sono creati dei polimeri, ok? Cosa vuol dire? Adesso anche qui la faccio semplice, dei mix di molecole che fanno in modo che rendono queste molecole con delle caratteristiche diverse. Per esempio sono state create le maltodestrine, che sono dei polimeri del glucosio che lo rendono assorbibile in tempi più lunghi. Questo vuol dire che
fondamentalmente avremo una biodisponibilità del glucosio più lunga, cioè Più non lunga. immediata semplicemente al momento in cui prendo il gel, ma Chiaro. un po' più avanti. Poi ci sono le ciclodestrine, per esempio, che sono sempre dei polimeri del glucosio, dove abbiamo fondamentalmente una formazione ciclica della molecola che rende appunto la molecola assorbibile in un lasso di tempo diversificato. Quindi di solito abbiamo... Quindi riassumendo, così per semplificare. Ok. Un gel deve avere degli zuccheri che mi danno energia Ecco, subito, bravo, ma esatto. anche a rilascio un po' più di tempo più lungo. Volevo arrivare lì, esatto. Okay. Fondamentalmente abbiamo vari tipi di molecole e se le mischiamo insieme riusciamo ad avere anche del fruttosio. Quindi io guardando gli ingredienti, che cosa devo leggere per essere sereno e tranquillo che sto scegliendo un buon gel? Fondamentalmente devi guardare che gli ingredienti siano pochi, questa è sempre una buona regola, che ci sia un mix di zuccheri diversi, quindi di solito si usano maltodestrine, ciclodestrine, un polimero del fruttosio che è l'isomaltulosio, anche viene molto utilizzato, ce ne sono anche altri, adesso Certo. sto citando i più comuni, come ci sono anche gel fatti di glucosio e fruttosio, ok? Basta, sì. È chiaro che se riusciamo anche a identificare in che percentuali sono, tanto meglio. Sì. Il glucosio, ricordiamolo, è più vantaggioso rispetto al fruttosio per il motivo che ho detto prima. Sì. È chiaro che gli ingredienti dei gel che ci possono dare problemi sono gli aromi, gli stabilizzanti e fondamentalmente gli edulcoranti. Gli edulcoranti non ci dovrebbero essere, No. che sono quelli che danno il sapore dolce senza zuccheri, ok? Però può capitare purtroppo di trovare anche edulcoranti in questi prodotti, e gli aromi perché potremmo essere sensibili a un determinato aroma e non ad un altro, ok? Sono comunque molecole magari chimiche che arrivando nel nostro intestino non vengono digerite. Perfetto. È un gustoso abbastanza complesso e non c'è necessariamente un gel migliore di un altro. Poi vanno testati, ognuno deve Bravissimo. trovare la sua propria Perché magari il mio feeling. intestino è diverso dal tuo. Sì, appunto. Esatto, quindi fondamentalmente magari abbiamo questa Diciamo che per sensibilità esperienza individuale. quelli che tendono ad essere un po' più liquidi, personalmente, Sì. per esperienza personale, quindi non è una legge universale, sono quelli che mi danno anche meno fastidio. Io quando intendo meno fastidio è quando ne devo prendere più di uno, cioè perché se ne prendo uno vado bene. Esatto. Ma se ne devo prendere 2, 3, ricordiamo che ne abbiamo già parlato in un'altra puntata, andrebbero presi ogni 40, mediamente, Diciamo, esatto. una media del pollo ogni 40 minuti, Sì. per stare tranquilli. Sì. Beh, insomma, se ho una roba di 120, 150 o anche di più, penso una maratona di 180, sì, vabbè, di 210 facciamo minuti oggi come oggi, ne devo prendere tanti, certo. Quindi ho bisogno che siano io in un maratona ho preso 250 grammi di zuccheri. Salute. Esatto. Che se ci pensi è un casino di caramelle, se le conteggi. Senti, in questi modo qua. Voglio dire una cosa su questa certo. cosa che hai detto: perché quei liquidi sono più digeribili, assorbibili? Perché hanno aggiunta di acqua. Di acqua, okay? Che aiuta. Perché fondamentalmente sempre il meccanismo per cui gli zuccheri sono assorbiti tramite le cellule intestinali all'interno del sangue è tramite l'acqua. Comunque io bevo anche con quelli, cioè abbino sempre l'acqua al gel, a prescindere. Esatto, quelli che si chiamano appunto isotonici, cioè hanno una concentrazione già più diluita in acqua, sono più accettabili nel nostro intestino perché li capta come più naturali. Certo. Esatto, invece nei gel più densi devi comunque berci dietro, ma sono diciamo due fattori diversi che arrivano nello stesso momento. Berci dietro è un romagnolismo che ci concederete. Sì. Okay. Prova a berci dietro un gel. Ok, perfetto. Dietro un gel. Vabbè, ci dobbiamo ogni far tanto riconoscere, Nicolas, no? che è Esatto. romagnolo doc, più di me. Mamma mia, esatto. Benissimo. Io non me ne accorgo mica di fare queste cose. Ci sono io apposta. Ascolta me. Ok, già l'abbiamo chiarito. Adesso a questo punto alcuni a casa si staranno chiedendo, ma io i gel non li voglio prendere. Esatto, ho tanti clienti che fanno questo ragionamento. Abbiamo le barrette, però io adesso più che le barrette, che sono un buon sostitutivo, ne abbiamo già parlato, magari dare un morso ogni 10 minuti per una DJ. Alimenti, cibi che io posso usare, ti faccio io alcuni esempi, poi tu mi dici poi. Allora, prendo anche commenti proprio vostri da casa, anzi commentate sotto la puntata, domande, piano piano rispondiamo a tutti. Domande inerenti, no? Perché ogni tanto qualcuno mi chiede cose che non c'entra assolutamente niente. Porto 43 di piede, ma non è una domanda. Che cibi fare? Tipo, c'è chi dice, ma se io prendo il miele, uno,
frutta disidratata, Vai. quindi albicocche secche, fichi, Sì. frutta secca, Ok. zucchero, l'hai già risposto, zucchero sciolto nell'acqua, zucchero proprio, bustine di Ok. zucchero sciolto nell'acqua, ma queste sono più o meno le cose perfetto. che ci hanno... Quelle 4 cose, allora, vi aggiungo le banane. Che E banana, no, c'era anche quello. Esatto, sono una cosa che tanti mangiano. Anche la torta con la Nutella. Bravissimo, aggiungo, perché se tante volte nei ristori, magari soprattutto lunghi, i biscotti, le crostatine, queste che cose qua. devo dire, per chi come me non gli si chiude lo stomaco, quando al 30° chilometro lo vedi, ti viene Certo, anche voglia. ti viene anche voglia, certo. Quindi se il mio corpo dice che lo voglio, sarà giusto. Invece, vediamo. Beh, io sono della teoria che se il mio corpo mi dice che è giusto, cioè me lo chiede, c'è un fondamento. Sì. Questa è una teoria mia, che non so se poi ha un fondamento scientifico. No, però di solito funziona. Esatto. Tant'è che poi tante persone magari si bevono una birra durante una gara perché ne hanno non voglia. Stiamo consigliando né di mangiare biscotti, esatto. Stiamo parlando di sensazioni. Esatto. Prima che qualcuno commenti. No, cazzo. Esatto. Dai. Ok, allora fondamentalmente abbiamo già parlato dello zucchero sciolto in acqua. Sì, ok. In realtà una versione più tecnica sarebbe comprare le maltodestrine, che sono dei polimeri, certo. Appunto, le vendono tranquillamente, è zucchero, cioè è glucosio fondamentalmente, però è costruito in maniera un po' più scientifica, e quello aiuta tantissimo, può aiutare tantissimo perché riesci appunto a bere zuccheri senza mangiare, sciogliendoli in acqua. Quindi questa è una cosa che io consiglio tantissimo, soprattutto a chi ha problemi intestinali, di fare, e questa l'abbiamo messa da parte. La frutta fondamentalmente è un'altra di quelle cose che viene abbastanza facile da utilizzare. Giusto. La frutta disidratata, perché in poco spazio riesce a compattare tanto zucchero, ok? Che è fondamentalmente un problema di chi deve portarsi dietro queste cose. La frutta ha un problema, che è ricca di fruttosio, ok? Ma non tutta. Ci sono dei frutti che sono più ricchi di glucosio e dei frutti che sono più ricchi di fruttosio, ok? Per fare una distinzione macro, senza andare nel tema di quale frutto ha più di un altro. Lo sto per chiedere. Ok, la frutta esotica, quella che noi consideriamo esotica, ha tendenzialmente un quantitativo di glucosio maggiore che di fruttosio. La frutta nostrana, quella invece europea, diciamo, che in realtà poi abbiamo importato anche questa, ha un quantitativo più alto di fruttosio. Quindi adesso facciamo un esempio, dai. Vai, la pesca super fruttosio. No. Provate a mangiare una pesca prima di andare a correre, a vedere le flussi. I datteri super bene. Super bene. Datteri idratati. Allora, infatti. Quindi datteri bene. Io li uso, però li uso in bicicletta. Perché è chiaro. Bicicletta. Certo, in bici è più facile. In bici mangi anche il panino. E in bici mangi di tutto, perché lo stomaco in bici è fermo. È fermo e anche più tempo di digestione, parliamo anche di uscite più lunghe, no? Quindi, esatto, okay. Allora, in bici hai lo stomaco fermo, il battito cardiaco più basso, perché comunque di solito, e quindi hai anche più sangue all'intestino, ok? Di conseguenza è molto più facile digerire. Ritorniamo alla frutta disidratata, quindi abbiamo detto datteri. Datteri sono i migliori. Fichi, albicocche, metà. Sì, ma non esageriamo. Ok, cioè va bene mangiarne. Fico secco è buono. Magari mangiarne fico secco fa molto Natale, però è buono. Sì, è vero. Però 2-3 sì, 2-3 ogni mezz'ora cominciano a essere troppi. Ok? Perché cominciamo magari a mettere una grande quantità di fruttosio. Un'altra cosa che non ho detto, i trasportatori del fruttosio si liberano a un certo punto. Non è che se li ho saturati poi per sempre non posso mangiare più fruttosio. Lo consumo, quindi chiaramente, ok. Miele. No, scusami. Banana bene. Bene. Banana bene, però qual è il problema della banana? Che non essendo secca è un po' pesante. Infatti dal punto di vista digestivo a me rimane qua. Esatto, infatti qual è il discorso? Dovresti mangiarti un morso di banana. Esatto. Un morso di banana vedrai che la digerisci bene, una banana intera no. Certo. Ok. Mentre il dattero come quantitativo è perfetto perché è piccolo ma condensa tanti zuccheri. Ma quanti ne mangio di datteri? Quindi? Io consiglio che fondamentalmente 2-3 datteri, adesso dipende quando sono grandi, però 2 datteri diciamo che possono equivalere al quantitativo di un gel piccolo. Quindi ogni 40 minuti. Sempre. Esatto. Per chi mangia e non prende gel, il mio consiglio è sempre quello di variare. Non mangiamo sempre la stessa cosa. Cioè se io mangio 2 datteri dopo mezz'ora, 2 morsi di banana dopo un'ora, 2 biscotti, perché i biscotti li annovero tra le cose positive? Perché sono meno tecnici, cioè gli zuccheri prendiamo quelli che ci hanno messo, però essendo secchi. Ecco, biscotti quali? Perché
Sì, no, esatto. Senza Ok. farina, non è che Esatto. mangio le gocciole. No, esatto, facciamo biscotti secchi. Però tipo, io so. ad esempio a casa compro spesso biscotti con farine o integrali eccetera, e dove vado a vedere nelle informazioni nutrizionali Esatto. dove ci sono non troppi carboidrati, di cui zuccheri 1 grammo. Ok, E ecco. invece mediamente ho scoperto che quasi tutti i biscotti hanno di cui zuccheri 21 grammi. 21, Sì, magico. esatto, diciamo che esatto. E quelli di zucchero 1 grammo no. No, quando corriamo ci conviene usare dei biscotti con lo zucchero. Secchi, ma... Secchi con lo zucchero, esatto, E fondamentalmente. però neanche farine integrali forse. E neanche farine parliamo. integrali, no, esatto. Se usiamo i biscotti come colazione, sono due cose diverse. La colazione ha uno scopo, il biscotto utilizzato come cibo per dare energia ha un altro Non scopo. stiamo dicendo che il biscotto è super ottimo per correre, no, qualcuno già sta spiegando. Però è un'alternativa. No, proprio se non volete, Esatto, no? è un'alternativa. Io ho fatto qualche tempo fa una prova, ho fatto una corsa lunga, 3 ore, non mi ricordo, in cui non avevo finito i gel, barretto, avevo finito tutto a casa per qualche motivo, dico adesso provo mi ricordo, qualcos'altro. vedi. Esatto. Sì. Mi sono mangiato delle caramelle, dei biscotti e l'altra cosa era, mi sembra, dei pocket coffee. Allora, la cioccolata, per dire, non la consiglio, ma no, non perché mi sono trovato male io, ma perché la cioccolata è comunque infiammatoria per la mucosa dell'esofago. Pocket coffee, cioè puoi pure la caffeina. Esatto, sì, può venire reflusso con la cioccolata, anche a chi non lo soffre Al durante la nutrizionista corsa. di lavoro. Esatto. Esatto, le caramelle invece le consiglio durante la corsa. Ma veramente? Sì. Non sarei mai in grado. Anche se ovviamente vale sempre il discorso che sono tutte cose che tu mangi ma ci mettono un po' ad andare in circolo. Se io voglio fare una maratona in 3 ore, la caramella Infatti io non mangio caramelle nella mia vita, quindi non saprei neanche dire, ma caramelle di... Le caramelle gommose. Ne abbiamo parlato. Esatto, le caramelle gommose. È logico, dicevo, se tu vuoi fare la maratona in 3 ore e devi correre a 4 km, non vanno giù le caramelle, ok? Quindi è chiaro che dipende un po' anche cosa devi fare, il ritmo che devi tenere. Sempre un altro discorso è, io posso decidere di mangiare i gel in gara, però magari in allenamento ogni tanto mangiare i gel, ogni tanto mangiarmi qualcos'altro, anche una questione economica può essere. Senti, invece avevamo il miele in sospeso. Il miele è molto ricco di fruttosio, dopo dipende anche che tipo di miele. Quindi il miele è... Con l'amaro meno. Tipo il miele di castagno, che è amarissimo. Esatto. Il miele è ottimo secondo me come pre-workout. Ok. In quantità limitata, un cucchiaino diciamo. Un po' meno durante. Anche se chiaramente se ci prendiamo un cucchiaino di miele non succede niente. Cioè, se ci metto... Traduco, non lo consigliamo. Però piuttosto che fare che come quelli che non prendono niente assolutamente, in due ore di corsa, allora, aspetta, meglio una bustina di miele di quelle da bar, da caffè, no? Allora, tutto questo, esatto, tutto questo è meglio rispetto a non mangiare niente, ok? Qualsiasi cosa è meglio rispetto a non mangiare niente. Beh, no, la carbonara a metà di una mezza, no? La carbonara a metà di una mezza, cioè magari ci metti di aggiungere mezz'ora al tempo della mezza. Sai che è figato organizzare una gara in cui sei obbligato a fare i ristori e mangiarti un piatto di carbonara? Lo fanno con la birra, no? Quindi potrebbero farlo col cibo. Con la carbonara. Esatto. Cioè che con la birra lo gestisci, ma fallo con la carbonara. Devi mangiare una porzione, 80 grammi, non tanto, però al quinto, al decimo, al quindicesimo e anche al 20°. Mamma mia, l'ultimo chilometro deve essere... Guarda che se ci alleniamo potremmo andare a podio. Sì. È interessante. Adesso quasi quasi la organizzo io. Esatto. Su invito. Esatto. Quindi fondamentalmente è un bel tema questo qua. Le barrette sono una cosa di cui non abbiamo parlato. No, però funzionano. Le barrette hanno una quantità di zuccheri tecnici. Barrette c'è un universo. Sono diverse. Barretta, come poi gel, Cioè, la barretta c'è la barretta Kellogg's, Barilla, qualsiasi marca, non voglio parlare, del supermercato, che è infatti in un modo, la barretta tecnica, la barretta in zona, la barretta iperproteica. Bravissimo. Quindi che barrette... Parliamo di barrette energetiche, quindi barrette fatte di zuccheri, non barrette proteiche. 60-70 grammi di zucchero per percentuale, anche di più fondamentalmente, però sì, va bene. Qui c'è un mondo, diciamo che la barretta è un po' una mediazione tra il gel e l'alimento, cioè è comunque un alimento solido, però ha degli zuccheri un po' più tecnici, ok? Dopo la barretta per forza ha degli addensanti, ha delle cose che la tengono insieme, perché sennò si sbriciola. Quindi ci sono anche altri ingredienti. Nella barretta è più facile trovare edulcoranti che nei gel. Ok, giusto. Può capitare, quindi stiamoci attenti. Edulcoranti li trovate di solito con la sigla OLO, tipo maltitolo, è un edulcorante, quindi nell'elenco degli ingredienti potete vedere questa cosa qua. Ok.
Senti, adesso velocemente parliamo di alimenti, altri alimenti di integrazione che può essere utile durante la corsa e anche del pre e del post. Poi alla prossima puntata vi parleremo, quindi questa puntata è divisa in due, di Esatto. tutti quegli alimenti di integrazione, come diciamo, di prevenzione agli infortuni e Esatto. coadiuvanti alla performance della Esatto. corsa. Cosa posso prendere ancora durante la gara, oltre lo zucchero semplice? Allora, Delle cose che mi fanno utilizzare meglio i grassi, evitare sì. il catabolismo muscolare, che cosa? Allora, facciamo un po' velocemente una carrellata di integratori che possono aiutare. Allora, ricordiamo innanzitutto che gli integratori sono un po' la ciliegina sulla torta di quello che è la nostra preparazione. Cioè, non è che l'integratore ci farà mai performare molto meglio rispetto a quello che è il nostro allenamento, No, la nostra alimentazione lo diciamo sempre, quotidiana. Esatto. servono per mantenere un Un equilibrio. equilibrio, Servono esatto. per non farci andare meno di quello che potremmo andare, Esatto, non più. esatto. Non sono quello che fanno andare di più, sono cose che di solito non sono legate. Bravissimo, esatto, fondamentalmente questo hai centrato il punto. E anche quelli poi non è che fanno andare così tanto di più, fanno andare un po' di più, esatto. Allora, fondamentalmente possiamo utilizzare degli integratori che ci aumentano, migliorano, diciamo così, la capacità del nostro organismo di bruciare grassi, perché migliorano la capacità dei mitocondri, delle cellule, di utilizzare l'ossigeno, fondamentalmente, che hanno a disposizione. Ok. Qui il principale integratore che viene consigliato è l'acetilcarnitina, da utilizzare prima dell'allenamento o della gara. Ci sono anche degli integratori in commercio abbastanza validi, con un quantitativo abbastanza alto di carnitina da prendere prima delle gare, che hanno di solito 3 grammi, però quello che io consiglio di solito è 1 grammo prima di un allenamento. Okay. È logico che la carnitina mi può servire sia, diciamo, tutti i giorni per stimolare questa cosa, diciamo, nel mio quotidiano, sia prima di un allenamento a bassa intensità, dove voglio stimolare i grassi. E questi da prendere prima Soprattutto, esatto. Durante, quindi durante può essere preso anche prima, no? Chiaramente possiamo utilizzare gli aminoacidi ramificati e la glutammina. Infatti tanti gel, tante barrette li hanno come coadiuvanti, diciamo, dire come che neanche in ingredienti. una quantità molto bassa, però. Sì, no, ne hanno una quantità molto bassa, esatto. Quindi non è che cambi il mondo sto aminoacido ramificato che c'è nel gel. No, non cambia il mondo. Voglio dire, no, bravissimo, non cambia il mondo, esatto. Può essere utile nelle gare molto lunghe a evitare il catabolismo, cioè fare in modo che quell'aminoacido ramificato vada a inserirsi all'interno del catabolismo, appunto, proteico che si va a instaurare, facendo in modo che il catabolismo vada a prendere l'aminoacido che io gli ho dato come integratore e non l'aminoacido del mio muscolo. Ma se mi prendo la capsulina? Sì, va Cioè bene. le capsuline degli aminoacidi, me le tengo in una tasca e me le ingoio con l'acqua in un ristoro. Certo, allora va bene, hai sempre la capsula come possibile problema, cioè ingerire capsule potrebbe darti reflusso durante la corsa. Non me l'ha mai dato. L'ho fatta, te l'ho detto perché questa cosa l'ho fatta più di una volta. Ha senso, ha senso. In polvere diciamo che eviti il problema della capsula, però fondamentalmente, a parte quello. Di pesto? Sì, col bimbi sminuisci tutto, metti, sì, è vero, cioè tanti lo fanno. È un discorso abbastanza simile, può essere la glutammina fondamentalmente, anche quello è un anticatabolico. Poi la glutammina è un aminoacido molto abbondante nella circolazione sanguigna, quindi fa tante cose, anche al di là dello sport fondamentalmente, dà nutrimento alle cellule del sistema immunitario, compone le cellule dell'intestino, un sacco di cose. La glutamina è forte. La glutamina fa tante cose anche perché ne abbiamo tanta. Prima dell'attività può essere utile anche la beta-alanina. Ah, ecco, bravo. La beta-alanina è, chiamiamola, semplifico molto, però chiamiamolo un tampone dell'attività muscolare, quindi è in grado di migliorare l'utilizzo dell'acido lattico, fondamentalmente. Non è che ne produci di meno, ma ne riutilizzi di più. Poi Simo ci spiega spesso come l'acido lattico possa lattato, scusami, possa essere una molto importante, fonte di energia quando siamo alla canna del gas. Un aminoacido, un peptide molto importante è la creatina, che lo associamo sempre alla forza, al bodybuilding, eccetera, però la creatina, ne abbiamo parlato anche nella puntata sulla forza, è un peptide che fondamentalmente aiuta a utilizzare un po' più di energia a livello muscolare, quindi a darci una ricarica di energia muscolare un po' più rapida del solito. Quindi questo può essere molto utile, diciamo, in generale prima di una performance, ma anche nel quotidiano.
aminoacidi che tendono invece a stimolare la circolazione sanguigna, cioè a portarci un po' più di sangue ai muscoli, e quindi se c'è più sangue c'è più ossigeno, possono essere per esempio l'arginina e la citrulina o l'ornitina, dopo dipende un po', se no diciamo che l'ornitina è il precursore della citrulina, quindi queste cose possono aiutare a convogliare un po' di sangue al muscolo in maniera tale da fondamentalmente avere appunto più ossigeno a disposizione. Se ho più ossigeno ho possibilità di bruciare più energia. Nicolas, post sicuramente abbiamo bisogno di recuperare, no? L'abbiamo detto già in altre puntate, esatto, in tanti altri video. Esatto, quindi sia integrazione ma anche mangiare. Esatto, la cosa più importante è mangiare, ok? Quello è fondamentale. È logico che io posso decidere di mangiare attraverso degli integratori, perché anche in questo caso voglio che magari il mio intestino debba lavorare meno, ok? Certo. Se mangio una bistecca con le patate avrò un tempo di digestione di 5 ore, sparo un numero, anche più o meno ci siamo. Se mangio un integratore che si chiama Recovery, che ha gli stessi grammi di proteine e gli stessi grammi di carboidrati, questi grammi di nutrienti entreranno in circolo in 10 minuti. Sì. Quindi fondamentalmente, diciamo qual è il mio obiettivo, no? Nel senso, se io sto facendo una serie di allenamenti molto pesanti in carico, prendermi l'integratore mi aiuta a recuperare velocemente. Se ho fatto la gara e nei giorni dopo riposo, mi faccio la famosa carbonara di prima, con anche soddisfazione se me ne mangio 150 grammi. Bravissimo. Scrollerò sul divano, pazienza, esatto, e sticà. Sì, certo, no, questo è quello che consiglio sempre, cioè quando dopo una gara prendiamoci la libertà di fare quello che ci pare. Invece in allenamento magari poi oggi ho fatto un allenamento, domani magari ne ho un altro, quindi devo recuperare subito. Oppure gli atleti più evoluti stamattina fanno un allenamento, oggi pomeriggio ne hanno un altro, quindi hanno pochissimo tempo di recupero. È chiaro che quindi non è che se integro con l'integratore post workout, che adesso ci dici cosa deve avere, poi non è che non mangi. No, mangi lo stesso, certo, però appunto l'integrazione diventa la nostra fonte di recupero, ok? Mentre il cibo è quello che noi facciamo di solito normalmente, cioè non deve avere poi accorgimenti particolari. Cosa ci deve essere nell'integrazione? Ci devono essere sicuramente proteine e carboidrati, ok? Per forza. Santi subito. Allora, il carboidrato è quello che dice al nostro corpo che comunque va tutto bene, non c'è situazione di emergenza, possiamo recuperare. Quindi in realtà è più importante il carboidrato nell'immediato, ma la proteina deve arrivare, anche quella non a distanza di troppo tempo. Sicuramente se lo prendiamo tramite un integratore, diciamo nella mezz'ora dopo l'allenamento, abbiamo un timing di assunzione perfetto, e possiamo anche in quel caso aiutarci con gli aminoacidi che possono essere anche essenziali, cioè quindi tutto il pool di aminoacidi essenziali che serve al nostro corpo per risintetizzare le proteine. I grassi non ne parliamo mai. I grassi possono essere utili, non facciamo un body shaming. No, esatto, possono essere utili, magari ne parliamo meglio quando facciamo anche il capitolo sulla prevenzione degli infortuni. Possono essere utili perché comunque le membrane delle nostre cellule sono fatte di grassi, okay? Quindi io, se creo un trauma muscolare, chiaramente creo un trauma anche alla membrana delle cellule, quindi se non mangio grassi per niente è logico che non avrò questo substrato a disposizione, quindi io devo metterci anche un po' di grassi, quindi negli integratori di solito non ci sono, ok? Ma anche perché è molto facile reperire i grassi. Guarda, tu hai descritto, secondo me, una piadina con abbondante prosciutto crudo senza scartare il grasso. Sì. Anche se il grasso animale non è proprio il grasso. Stavo per dire che magari il grasso vegetale è meglio, però... No, scherzo. Esatto, però fondamentalmente, ideologicamente più o meno siamo lì. Bene, senti Nicolas, direi che mamma mia quante cose, ti abbiamo dato veramente un carnet di come gestire l'alimentazione e l'integrazione prima e durante la competizione e l'allenamento. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, iscrivetevi al canale o su Spotify, seguiteci insomma dove ci state vedendo o ascoltando, perché la prossima puntata è la seconda parte di questa, to be continued, dove andiamo a parlare appunto di alimentazione e integrazione per la prevenzione degli infortuni e il recupero. Ciao a tutti, buone corse. Alla prossima.